Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di 98 megapixel. Io sono Axel e oggi rispondiamo a uno di voi che mi ha lasciato un commento sotto il video dei regolamenti. Se non l'avete visto vi lascio il video in questione qua sopra. Il commento mi richiedeva un video su come preparare al meglio le pile con lo Sky RC 2500 Pro. Quindi oggi vediamo un po' di conoscere questo caricatore e vediamo come utilizzarlo al meglio per prepararci alle gare di Mini 4VD. Via con la sigla! Come al solito, prima di iniziare col video, ti invito a iscriverti al canale se già non l'hai fatto, commentare, lasciare un like e condividere il video con i tuoi amici. Così facendo mi aiuti a me a crescere e soprattutto rendi l'algoritmo di YouTube molto felice. Dunque, dopo un annetto che utilizzo questo caricatore, alla fine ne ho preso anche un altro identico, giusto perché così riesco a gestire meglio tutte le batterie che ho, mi sembra giusto parlarvene, perché secondo me è un caricatore veramente ottimo per il prezzo col quale viene venduto, che è poco sopra i 100 euro, e per il fatto che è completamente pronto all'uso. Non necessita della costruzione di basette, non ha bisogno di vari setup e modifiche strane. In scatola viene fornito l'alimentatore con la presa europea e il caricatore. In alcune viene dato anche lo spinotto, che vedremo in un video successivo, per collegare qua sotto un motore per poter rodare il motore. Infatti questo caricatore, oltre a caricare, scaricare, ciclare, fare tutte le cosine bellissime, può anche rodare i motori, cosa non scontata. Comunque oggi ci occupiamo delle batterie, non dei motori. Come potete vedere, questo caricatore presenta 6 slot indipendenti, quindi il caricatore gestisce autonomamente ogni batteria come se fosse singola, il che è ottimo perché chiaramente le batterie non sono tutte uguali e quindi potremo caricare in contemporanea batterie da 2000 e 1900 mAh, ma anche singolarmente ogni singola pila. Quindi non so, abbiamo una pila che spinge tantissimo, verrà caricata a suo modo, ne avremo una pila che spinge di meno, verrà caricata di meno. Ok? Un'altra chicca non da poco è che oltre a caricare le pile AA, può caricare anche le pile AAA. Quindi ad esempio quello che utilizziamo nelle Mini Z. Le AA stanno più in alto, le AAA stanno più sotto. Ma vediamo ora le funzioni principali di questo caricatore, partendo da pile nuove, quindi appena sbustate, per poi arrivare alla preparazione vera e propria della gara. Ha varie funzioni e adesso le andiamo a spulciare una per una. Ok, diciamo che tu hai preso 4 pile nuove della Enelope. La prima cosa che andremo a fare con questo caricatore è la funzione break-in. Questa funzione ci servirà per iniziare a svegliare le pile, attraverso cariche e scariche molto lente. Infatti sappiate che ci metterà dalle 39 alle 45 ore per finire il processo, quindi prendetevela comoda, però in compenso una volta avviato non dovete fare nulla. Come potete vedere, accedendo vi verrà chiesto di settare la capacità di ogni singola batteria. Dove la troviamo la capacità però? Allora, noi prendiamo la nostra pila, ok, questa qua è una classica Enelope, e dobbiamo andare a cercare questi valori qua. Quindi di fianco al più almeno nel nostro caso c'è scritto 1.2 volt, che sono i volt della batteria, e 2000 mAh, che sono appunto quelli che andremo a settare nel caricatore. Dopodiché avviamo il processo e farà tutto da solo, come vi dicevo prima, caricando prima le pile a 0,1 C per 16 ore, facendole poi riposare un'ora, per poi scaricarle completamente sempre a 1 C per altre 16 ore. Finito questo procedimento, possiamo dire che le nostre pile saranno attivate e pronte per essere lavorate, ovvero funzionano bene, ma non sono ancora alle loro prestazioni ottimali, ok? Inoltre la funzione di break-in è utile anche per pile che abbiamo lasciato ferme per più di 3 mesi, quindi pile che magari non abbiamo utilizzato per tutta la stagione estiva, a settembre si ricominciano con le gare, facciamogli un break-in che non fa schifo. Ok, passiamo ora a un'altra funzione molto utile, il refresh. Il refresh sul nostro caricatore è quello che comunemente viene detto ciclare le pile. Accedendo al menu possiamo vedere che abbiamo varie voci da settare. La voce charge significa, ovvero carica ovviamente, e sarà a quanto le nostre pile verranno caricate. Ora, io utilizzo un valore fra i 1000 e i 1500 mAh, ma se siete all'inizio rimanete sui 1000 mAh perché non sapete quanto scaldano le vostre pile e così facendo farete una carica lenta che eviterà di surriscaldarle. La seconda voce è il discharge, ovvero la scarica delle nostre pile. Anche qui possiamo impostare un valore da 1000 a 1500. 1000 sarà un valore di scarica più lenta, 1500 le scaricherà più in fretta. Teoricamente non si scaldano particolarmente, quindi potete fare anche 1500, però se avete paura mettete 1000 e siete tranquilli. Dopodiché abbiamo il rest time, ecco qui una piccola nota dolente, purtroppo non possiamo ridurre ulteriormente questo tempo sotto i 30 minuti. Che cos'è il rest time? È il tempo che il caricatore metterà in pausa le nostre pile tra la carica e la scarica,
serve per farle raffreddare, quindi va bene, però magari un pochino meno di 30 minuti sarebbe stato più comodo. Purtroppo non è così e ci accontentiamo. Infine abbiamo la voce cycle, ovvero il numero di cicli che noi andremo a fare, quindi per ciclo si intende una carica e una scarica. Ora, qua abbiamo il secondo grosso limite di questo caricatore, che poi per alcuni è un limite, per me non lo è, ma adesso vi spiego, ovvero il numero di cicli che possiamo far fare alle nostre pile. Questo caricatore permette di fare al massimo 3 cicli, ok? Per molti è un limite, perché sono abituati ad altri caricatori che permettono di fare fino a 99 cicli, quindi tu imposti 99 e poi le pile te le dimentichi. Peccato che stiamo andando a parlare di pile che, uno, sono nuove o comunque stiamo lavorando, quindi comunque saranno pile sotto sforzo. Io sinceramente di lasciare delle pile per 99 cicli, che quindi ci potrebbe mettere tranquillamente 1 o 2 settimane lì da sole in un angolo e non controllarle, sinceramente non mi sento così tranquillo e sereno. Non è mai successo nulla, però sono comunque pile, cioè potrebbero squagliarsi, sciogliersi, esplodere. Secondo me i 3 cicli sono ottimi, perché appunto noi facciamo i 3 cicli, poi controlliamo le nostre pile, vediamo che siano tutte a posto, ok, e allora altri 3 cicli. Ok? Avete capito il mio ragionamento? Sappiate comunque che è importante fare quanti più cicli possibile. Quindi non fatene solo 3, se potete fatene 99 fisicamente, quindi avviate il caricatore 33 volte. Chiaramente all'inizio non sarà così, però pensatela che tutte le volte prima della gara fate un po' di preparazione pile, fate un po' di ciclaggio pile, quindi le pile andranno sempre meglio. Se avete tempo comunque fate di fare tanti cicli, perché così le pile, diciamo, si espandono poco per volta. Dovete pensare alle pile come se fossero un elastico. Se noi prendiamo l'elastico e lo tiriamo subito al massimo, come se fossimo in gara e lo dobbiamo caricare tantissimo, le pile chiaramente si rompono, come se fossero un elastico in realtà. Non si rompono, però comunque si danneggiano. Se noi invece questo elastico, con la funzione cicli e con la funzione break-in che vi ho fatto vedere prima, lo tendiamo un pochino, poi lo rilasciamo, lo ritendiamo un altro pochino, lo rilasciamo, lo tendiamo un altro pochino, lo rilasciamo, le nostre pile diventeranno più capienti. Avremo quindi modo di accumulare al loro interno più milliampere e renderle più redditizie quando siamo in pista, quindi comunque che riescono a scaricare meglio la loro corrente verso il motore. Piccola parentesi, questo caricatore durante la funzione refresh fa una cosa diversa rispetto agli altri. Di solito i caricatori cosa fanno? Prima caricano le pile e poi le scaricano. Questo cosa significa? Che alla fine dei cicli le vostre pile saranno scariche. Questo caricatore no. Prima le scarica e poi le carica. Questo significa che alla fine dei nostri 3 cicli le nostre pile saranno cariche. Quindi se facciamo ripartire la funzione cycle non ci sarà nessun problema, perché comunque lui le tornerà a scaricare e poi le ricaricherà. Se invece le vogliamo utilizzare in pista dovremo prima scaricarle, ed è proprio qui che ci viene in aiuto la nostra nuova funzione che andremo a spiegare adesso, ovvero la funzione discharge. La funzione discharge, ovvero la scarica, permette di scaricare le nostre pile. È importante prima di ricaricarle che le pile siano scariche, perché sennò noi andremo a buttare altra energia dentro delle pile già cariche. E questa cosa chiaramente non andrà bene, perché andremo a sovraccaricarle troppo. Adesso vi mostro i parametri che uso io. Allora, io di solito imposto la voce current a 1500 mAh, che è il suo massimo di scarica. È un po' pochino, secondo alcuni, per me non ci sono problemi perché in questo modo non si scaldano le pile ed è importante che le pile rimangano fresche durante il lavoro. E l'altra voce che andiamo a impostare è il cutoff. Il cutoff è a quanti volte la pila verrà staccata, quindi smetterà di essere scaricata. La possiamo impostare a 0,9 volt. O, se siete un po' paranoici, avete un po' paura o comunque non vi sentite sicuri, impostatela a 1 che siete più tranquilli. Ed ecco infine la funzione carica, ovvero il charge. Questa funzione chiaramente serve per caricare le pile, si utilizza principalmente in gara, e adesso andiamo a vedere un po' i valori che io imposto. La voce che noi principalmente ci interessa è il current. Vediamo un po' i 3 valori che generalmente io utilizzo e perché li utilizzo. Ora, primo punto, sei a casa, sei tranquillo, sei sereno, non hai fretta di caricare le pile. Per non stressarle, io ti consiglio di caricarle a 1000 o a 1200 mAh. Sei alla gara, 1400-1500 mAh, soprattutto se la pista è un po' tecnica e non troppo veloce, quindi non ti serve un botto di energia che viene buttata sul motore, ma anzi ti servono prestazioni abbastanza regolari, così che eviti che la macchina ti decolli fuori dalla pista. Al contrario, sei a una gara con una pista molto veloce, ci sono un sacco di riprese dopo i salti, puoi spingere veramente il tutto per tutto? Puoi arrivare fino a 2000 mAh, 1900-2000 mAh, a seconda se le tue batterie sono da 1900 o a 2000. In questo modo comunque rientri nel loro range. È importante, anche se il caricatore lo permette, non salire oltre questa soglia per evitare di danneggiare le pile.
E come vi ho detto prima, è altrettanto importante che prima di caricarle le facciamo scaricare. Quindi le utilizziamo in pista? Perfetto. Discharge, le mettiamo in scarica e le lasciamo a scaricare fino a che raggiungono intorno ai 1300 mAh. In questo modo avremo tolto un po' di energia dalla pila e avremo lasciato dello spazio libero. A quel punto possiamo ricaricarla, fornirgli nuova energia che sarà quella che andremo a utilizzare poi in pista. Sappiate che questo procedimento, quindi di scaricarle in pista e poi riutilizzarle, si può fare teoricamente una media di 2-3 volte, massimo 4. Poi comunque la pila un po' ne risente e avrà bisogno di essere scaricata completamente e ricaricata. Bene, spero che con questo video di aver chiarito un po' di dubbi e di avervi spiegato bene come utilizzare questo caricatore, che secondo me è veramente fondamentale, soprattutto per chi inizia, perché è veramente semplice, pronto all'uso, non dà problemi di connessione di cavi che si staccano, in linea di massima è molto compatto, quindi comunque si sta veramente ovunque. Se avete altri consigli su come gestire al meglio le pile o se ho detto qualcosa di inesatto, scrivetelo pure qua sotto nei commenti. Idem se anche voi avete delle richieste per altri video. Se già non l'hai fatto, io ti rinnovo l'invito a iscriverti al canale e a seguirmi anche su Instagram. Mi chiamo sempre 98 megapixel e posto praticamente tutti i giorni, quindi se ti va di rimanere aggiornato, ma soprattutto se vuoi anche tu rispondere ai sondaggi che aiutano a modificare il canale, mi puoi seguire anche lì. E detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!